Eccoci, finalmente, buongiorno a tutti, ben ritrovati su Radio Rossonera. Questa è la mattina al mercato, ve l'avevamo preannunciato, vi avevamo avvertiti che la grafica vi avrebbe fatto mettere like immediatamente ed è quello che quindi dovete Direi fare subito, volare, lasciare un... direi volare, volare. Eh sì, direi anch'io volare, l'abbiamo preparata con grande cura. Ben ritrovati, cosa faremo in questo appuntamento ogni mercoledì alle 7 di mattina, quindi mentre voi starete probabilmente facendo colazione, noi proviamo a vendervi i nostri giocatori. Queste sono le nostre bancarelle di fatto, quelle che vedete qui attorno a noi. No, scherzi a parte, andremo ad analizzare i nomi di mercato un po' meglio, a scartabellare, ad andare a trovare qualcosina in più sui nomi di mercato accostati al Milan, naturalmente, perché sono già tanti, devo dire, probabilmente abbiamo già un mese di la mattina al mercato Sì, riempito con tutti i nomi che sono usciti. Noi cerchiamo di darvi qualcosina in più, di farveli conoscere un pochino in più anche tramite delle grafiche, e a tal proposito ringrazio Gianmarco Landucci che le ha preparate per noi, perché insomma sappiamo bene che questo nuovo corso del Milan avrà molto a che fare con i numeri, con le statistiche, quindi è giusto quando si va ad analizzare un giocatore anche trovare insomma quelli che sono i numeri, le statistiche, gli infortuni, ingaggio, cartellino, la squadra, insomma tanti più dettagli possibili in relazione ai giocatori. Beh, io ti lascerei innanzitutto presentare questa grafica, dato che l'abbiamo fatta insieme, ci teniamo tanto, e soprattutto anche se vuoi, come dire, annunciarci quali saranno i primi due nomi di oggi. ma guarda, questa grafica è nata perché appunto parlando un po' riguardo al nome che doveva avere questa trasmissione sul mercato, ma c'è già obbligo di riscatto, no? Voi penserete che è un colosso di Radio Rossonera. Abbiamo un po' pensato ai giorni in cui nelle nostre città c'è il mercato, momento storico, no? La mattina al mercato, qualcosa di molto familiare. E quindi perché non trasferire tutto ciò in una grafica? All'inizio doveva essere, diciamo, uno scenario meno disegnato e più realistico, poi abbiamo trovato queste due bancarelle, come si dice da me, non so se si dice diversamente in altre parti d'Italia, e ci siamo letteralmente innamorati di queste tende rosse e bianche con tanto di cartello Beatrice Sarti ed Enrico Boiani, quindi speriamo che vi piace, è un modo anche carino e simpatico per presentare dati, numeri e anche chi sono questi giocatori, perché di fatto tante volte capita che quando viene accostato un giocatore al Milan non sempre lo si conosce, perché voglio dire, magari diciamo, e questo chi è? Poi andiamo veramente a conoscerlo e ci inizia a piacere, oppure no, e quindi vi aiuteremo un po' in questa calda estate di nomi. Eh sì, partiamo subito col primo, Carabea, perché il primo nome che vi presentiamo oggi, e vi metto anche subito la scheda a riguardo, è quello dell'esterno destro del Villarreal, Samuel Chukwueze. È nato il 20 giugno del 1999, ha quindi 24 anni, ne compierà 24 tra pochi giorni, nigeriano, e qui c'è il primo punto di cui parlare, di cui discutere, perché sono tanti gli extracomunitari che potrebbero arrivare al Milan, gli slot sono solo due e lui potrebbe essere uno di questi. Gioca attualmente nel Villarreal, l'ingaggio è quello di 1,1 milioni lordi, quindi prende in realtà poco più della metà a livello netto. 1,1 è il costo che ha il Villarreal per mantenerlo nella sua rosa annualmente. Valore di mercato in realtà secondo Transfermarkt è di 25 milioni, non 15 come Gianmarco ha evidenziato qui, per un semplice motivo: in realtà 15 è la cifra di cui si parla perché questo ragazzo ha il contratto in scadenza nel 2024. Vedete anche bene le posizioni in cui ha giocato, il pallino più forte, più importante è quello di esterno destro, ha giocato anche come seconda punta, trequartista avanzato in zona più centrale e naturalmente all'occorrenza, essendo un esterno d'attacco, come tantissimi esterni d'attacco,
ha giocato anche sulla fascia opposta, ovvero a sinistra. Mi è piaciuta questa grafica perché Gianmarco ha evidenziato le sue statistiche di questa stagione corrente solamente nella Liga e nella Conference League. Perché? Perché se noi andiamo a vedere le statistiche attuali di Chukwueze, è vero che ha giocato 50 partite con 13 gol e 11 assist, quindi un bottino niente male, doppia doppia, però è anche vero che di questi 13 gol e 11 assist molti sono avvenuti o nelle qualificazioni alla Conference League o nelle prime partite di Coppa del Re, e quindi Gianmarco ha giustamente evidenziato solo le statistiche nel campionato principale e nella Coppa Europea principale, e sono 8 gol e 8 assist nelle 50 presenze, ha fatto 3.261 minuti. Questa è la scheda, diciamo, riassuntiva di Samuel Chukwueze. Io, Bea, prima di andare a parlarvi un pochino meglio del giocatore, ti faccio una battuta dicendo che l'ultimo Samuel, esterno destro in arrivo dal Villarreal, non è che ci ha portato benissimo, nonostante Casti bene o male il suo l'abbia fatto in qualche modo, però ecco, non è andata magari come ci si aspettava. Scherzi a parte, parliamo di un giocatore diverso, più giovane e con ben altre prospettive. Sì, ovvio che la storia di Samu Kasieku è stata un po' controversa, no? Però questo ragazzo, devo dire che è forse il giocatore che più solletica i tifosi, dove li ho visti un po' più accesi, un po' più sognanti, perché alla fine deve fare anche sognare, no? Questo sport, l'estate col mercato, e quindi devo dire che questo ragazzo qui, forse anche perché sulla destra non me ne vogliono i buoni Salmacher e Messias, abbiamo sempre un po' fatto fatica negli ultimi anni, e quindi questo ragazzo accende un po' quando viene accostato al Milan. Sì, avevi detto te prima, giustamente, deve far sognare, ha sicuramente fatto sognare i tifosi del Villarreal in questa stagione, soprattutto al Santiago Bernabéu contro il Real Madrid, perché è vero, era una partita in cui il Real Madrid era in un periodo un po' particolare, a cavallo delle coppe europee, il Barcellona stava di fatto chiudendo la Liga, però è anche vero che questo ragazzo arriva al Santiago Bernabéu, fa 2 gol, uno più bello dell'altro, avvia anche l'azione del terzo gol, insomma ha fatto veramente una partita straordinaria illuminando il Bernabéu, e sappiamo bene che il Bernabéu è uno stadio che se giochi bene e se dimostri un certo tipo di talento non ti fischia, anzi ti applaude, ti riconosce la prestazione. Quello che è successo con lui in una stagione appunto molto positiva. Anche nelle altre stagioni comunque ha fatto molto bene, una stagione passata 38 presenze, 7 gol e 3 assist in soli 1767 minuti, quindi comunque un buon mottino in relazione al minutaggio. Per quanto riguarda gli infortuni, ha avuto solo un grande infortunio nella stagione, a fine stagione 2020-21, un infortunio alla coscia in Europa League contro l'Arsenal, che gli ha tra l'altro impedito di giocare la finale contro il Manchester United. Lo ha tenuto fuori veramente tanto, da maggio a ottobre ha saltato una quindicina di partite. Oltre a questo infortunio, però, sì, un piccolo problema all'inguine di un mesetto nel periodo precedente, ma nulla di più. Ecco, quindi a livello di infortuni è anche un giocatore piuttosto integro, se vogliamo, ha tolto questo grande, grosso problema alla coscia. Ecco. In generale siamo al mercato, io lo comprerei, ecco. È ovvio che occupa uno slot extracomunitario, però onestamente è un giocatore che a me Ne vale la stuzzica pena. parecchio, più che altro avere Leao da una parte e Chukwueze dall'altra non si scherzerebbe, ecco, secondo me. Sì, diciamo che i pensieri di preoccupazione delle difese avversarie andrebbero un po' anche a destra e non solo a sinistra, quindi il buon Rafa avrebbe modo anche di respirare un pochino. Eh sì. Questo era Samuel Chukwueze. Beh, io ti lascerei l'onere e l'onore di presentare il secondo nome di questa nuova rubrica.
Sì, esatto, il secondo nome è quello di Marcos Thuram, il nome che in questi giorni, è forse quello, non dico più concreto perché sappiamo che c'è la concorrenza del Paris Saint-Germain, però è un giocatore su cui si discute tanto. Lo vediamo anche in grafica, sempre preparata da Gianmarco, data di nascita 6 agosto del 97, che è l'anno star del nostro Milan, 25 anni, nazionalità francese, attualmente gioca in Bundesliga, ingaggio attuale 3,2 milioni, valore ruolo 32 Sempre milioni, lordo, sempre lordo. Il sempre lordo. netto è 1,7. Sempre lordo, assolutamente. Chiaro che si è un po' discusso soprattutto per l'ingaggio, perché il Paris Saint-Germain sappiamo che può offrire quello che vuole, perché il Paris Saint-Germain, al di là che siano 7, che siano 8, che siano 10, può offrire quello che vuole. Io non credo che il Milan arrivi ad offrire cifre vicine ai 7, si parla più di un 4,5, e quindi dipenderà molto anche dalla volontà del giocatore, perché voglio dire, al Paris Saint-Germain magari va a fare uno dei tanti, al Milan magari la situazione sarebbe diversa, anzi senza magari, sappiamo che gli è stato offerto un posto comunque da titolare, anche se io queste cose insomma lascio sempre al tempo, perché dire a giugno che un giocatore è titolare con Olivier Giroud non lo direi così a cuor leggero, però insomma al Milan sarebbe sicuramente importante. Vediamo anche i numeri dell'ultima stagione: 13 gol in Bundesliga e 6 assist. Devo dire che forse la sua stagione peggiore è stata quella precedente, perché appunto 3 gol e un assist, però poi nelle scorse stagioni i numeri di questo ragazzo sono decisamente più confortanti, perché voglio dire 2020-2021 abbiamo 11 gol e 12 assist, 14 e 9 in quella precedente, ha giocato sempre parecchio, perché voglio dire 2500 minuti, 2900 minuti sono dei numeri non stratosferici, però comunque importanti. Un po' meno positivo diciamo che è il suo score infortuni. C'è una cosa che può essere letta in maniera più ottimista, ovvero che è stato fuori pochi giorni, non ha saltato troppissime partite, però comunque essendo così giovane ha già avuto diversi infortuni, da una rottura parziale del legamento collaterale, vi leggo, a comunque rottura della fibra muscolare quest'anno, vari problemi agli adduttori, vari problemi muscolari. Insomma, per avere E noi 25 conosciamo anni bene, tra l'altro. sì, purtroppo in questi anni quando si va a valutare un giocatore abbiamo imparato anche a guardare molto bene questa tabella, forse anche troppo, no, rispetto ad anni fa, però ecco, essendo del 97 purtroppo la sua tabella infortuni è già abbastanza lunga. Però ecco, tolto questo direi che è un buonissimo giocatore. Il mio è un nì, nel senso che è un sì a certe condizioni, non andrei ad offrire oltre 5 milioni a questo ragazzo qua, cifra che al Milan guadagna Rafael Leao, che sappiamo che numeri ha e che importanza ha per questa squadra, però è sicuramente un ottimo attaccante che potrebbe aiutare non poco la fase offensiva del Milan. Sì, esatto, è uno di quei, per rimanere in tema mercato, è una di quelle bancarelle in cui stai parecchio, guardi, continui a guardare, sei un po' indeciso, magari se costasse un pochino meno andresti quasi a botta sicura, dici vabbè magari faccio un giro dopo, in questo caso il Ci rischio è che arrivi pensi, col... ci pensi. Sai quando ti dicono: Esatto, "Sì ci dai, ci pensi un po'. penso". In questo caso il rischio è che passi qualcun altro alla stessa bancarella e questo qualcun altro in questo caso si chiama Paris Saint-Germain, che non ha il problema di dire magari costasse un po' meno lo prenderei perché andrebbe praticamente a botta sicura in questo caso. Ecco, Sì, però esatto, anche io rimanendo in tema la mattina al mercato è proprio la classica situazione in cui magari tu pensi: "Sì, okay, adesso faccio un giro", però chiedi alla commessa: "Ma è l'ultimo?" Perché se è l'ultimo, fare quel giro mi mette un po' di paura. Quindi
È una situazione, qui è una situazione in cui secondo me ci sono pochi giri di parole da fare, la volontà del giocatore sarà fondamentale, perché a offerta vince sempre il Paris Saint-Germain, ma non solo col Milan, penso anche con altre squadre. Già, eh già. Va bene, cara Bea, il primo episodio della mattina al mercato è concluso, siamo arrivati alla fine. Vi invito subito a lasciare mi piace, mi raccomando, fatelo in questo preciso istante, mettete like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per le notifiche e soprattutto diteci la vostra nei commenti. Chi comprate dei due? Li comprate tutti e due? Non comprate nessuno dei due? Se sì, a quanto di cartellino per Chukwueze e di ingaggio per entrambi? Insomma, riempite veramente i commenti qua sotto, diteci la vostra. Il like è per la grafica, ovviamente, e per Bea, non di certo per me, e soprattutto per il contenuto che abbiamo provato a portarvi questa mattina mentre fate colazione. Magari vi abbiamo strappato anche una risata, anche perché so bene che il mio faccione con questa tenda bianca e rossa sembra quasi che io sia al circo. Bea, grazie. Grazie a voi, ci vediamo dopo. Ci vediamo più tardi perché la mattina è lunga su Radio Rossonera, tra qualche ora ci sarà Obbligo di riscatto, dove vi aggiorneremo anche naturalmente su Chukwueze, Thuram e su tutti gli altri nomi e notizie di mercato del giorno. Poi Chiama Milan sulla piattaforma viola, Lanci, il talk, Filo Rossonero. Insomma, oggi è anche una giornata impegnativa perché oggi, insomma, in Duomo ci sono i funerali di Silvio Berlusconi e quindi cercheremo anche di essere lì e presenziare per quello che è stato il nostro Presidente. Grazie a tutti anche da parte di Enrico Boiani. Noi ci ritroviamo con la mattina al mercato mercoledì prossimo. Ciao!